Sentite questo rombo in sottofondo? Beh, è lei, la nuova John Deere 9600i col nuovo motore 18.000 John Deere, ma vi lascio tutte le caratteristiche come al solito in descrizione. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi John Deere mi ha invitato direttamente sul campo per provarla. Sì, avete sentito bene, la proverò, almeno mi hanno detto che la provo, dopo non lo so, quindi devo ancora provarla. Spero si fidino. C'è un po' di gente oggi che sta filmando, così via, non sono solo tedeschi, non tedeschi, tipo lui, un tedesco. Ah, salve! Non mi sembra tanto tedesco. No. Lui è Marco dei Cervisti Pazzi. Mi raccomando, dopo faremo una bella chiacchierata con te. Volentieri. E quindi dopo, perché sennò vedono troppo, chiudono il video e così via. Insomma, siamo nelle campagne milanesi, un po' di John Deere sotto carri con i 6250R, con dei Ravizza 3 assi. E insomma, ragazzi, vi lascio con il video, ne vedrete delle belle. Non ho mai trinciato in vita mia, l'ho detto. Siamo a bordo della 9600i. Allora, qua con me c'è Marco dei Cervisti Pazzi. Scusate ragazzi, ma sarò un po' concentrato, ho un microfono anche lui, quindi qua devo attivare l'automatico. 4 file sono, giusto? Perfetto. Allora, macchina da 700 cavalli, nuovo motore John Deere 18.000, giusto? 18 litri. Ragazzi, fa veramente paura. Adesso sono 5 km/h, non se ne accorge neanche. Ha una camper 8 file, giusto? E Marco, per convincermi a salire su questa trebbia, al di là della fiducia di John Deere, mi ha detto: guarda, se la guida anche la Camilla, giusto? Riesci a guidarla anche te. Aia. E non so se conoscete tutti la Camilla, però chi ha orecchie per intenda. Qua è tutto automatico, gestione del tubo, addirittura un satellitare che, combinato al GPS e un tastatore, qua devo arrivare in fondo e premere 2, ok, o 1, perfetto. Con questa manetta arancione e gestisco tutto. Qua devo raddrizzarmi, ovviamente. Adesso quando prendo 4 file vediamo. Ok, perfetto. Così? Sì. Ok ragazzi, sono le prime volte, quindi portate pazienza. Non è per nulla facile utilizzarla. Sto imparando, più che altro bisogna avere 1000 occhi per stare dietro a tutto. È impressionante, cioè mangia. Sì, mangia da far paura. Poi spingi. Qua sono a 5 all'ora. Il tubo ovviamente regola automaticamente. Qua è calato un po' di giri, però qua il mais è leggermente più alto. La velocità di crociera è 6 km/h comunque circa. E il taglio è 6 mm, giusto adesso? Veramente una roba impressionante. Comunque vi sto dicendo che tramite un tastatore delle file e il GPS guida da sola, insomma, quindi anche se ci sono file curve lei vi aiuta. Comunque tramite questa manetta, che è molto sensibile, no? Perché appena la tocchi va... sì, per quello è molto sensibile. Cioè non è come il Command Pro, è ancora molto più sensibile. Sì. Ok, 1, 2, 3, 4, 1, no 2, tutte le volte mi sbaglio. Autoguida.
Ok, è che c'è un po' anche di tensione a fare il video, ragazzi, quindi bisogna portare... Poi siamo in un campo molto corto, non fai in tempo a mettere giù che... Infatti ci vuole molta concentrazione e il tubo che va in automatico in questo caso aiuta veramente tanto, ragazzi. Cosa stavo dicendo prima? Sì, con 2 tastini 1 e 2, con uno interrompo il taglio, alzo la barra e si abbassano i giri, con 2 si abbassa la barra, aumentano i giri e sei pronto per trinciare. Col tasto auto sempre qua posso avviare appunto l'automatismo di guida satellitare più il tastatore. Mi diceva John Deere che con l'autotrack sopra al trattore trincia e trattore possono comunicare e appunto automaticamente l'autotrack dice al trattore di rallentare o meno. Ok, questa è l'ultima striscia, perfetto, grazie. I carristi devono portare pazienza, ragazzi, è la prima volta in vita mia che utilizzo una trebbia. Una trincia. Una trincia, cominciamo perfettamente. Grazie ai carristi di Tecnoagricola Ciceri. Tecnoagricola Ciceri, giusto? Scusate, ragazzi. È la prima volta che uso una trincia. È bello che prima me l'ha fatto usare per un briefing, per una prova, andava tutto perfettamente, bello tranquillo, ho detto qui state a fare un video, e invece col video, insomma, dai, sto cercando di fare il possibile. Comunque mi dicevano che il motore è senza urea, e senza filtro antiparticolato, e tramite un giro di fumi, doppio giro di fumi, supera le normative Tier 5, quindi veramente, ragazzi, un'innovazione finalmente, perché urea spesso e volentieri è sinonimo di insomma guai, manutenzioni, rotture, quindi veramente notevole, ragazzi. Adesso vediamo se mi fanno... Vediamo se prendiamo il drone col tubo. No, ci siamo passati. Il drone ci passa. Ok, adesso ci spostiamo nell'altro lotto e quasi quasi metto la videocamera in testa, sai? Allora, te, Marco dei Servizi Pazzi, hai una pagina Instagram, giusto? Seguita da quasi tutti i John Deeristi. Vi lascio in descrizione appunto la loro pagina, è dedicata ai fan John Deere, appunto, quindi taggatelo con i vostri John Deere. E ho lasciato fuori 2 gambe, non so se hai visto. Allora, 1, 2, 4 qua, giusto? Sì. Bene, GoPro in testa, vediamo. 2, gas a martello. Gas a martello e automatico, però per noi profani della trincia. Comunque devo dire, sicuramente un trinciatore esperto forse tutti questi automatismi, anzi sicuramente non li utilizzerà. E qua appunto, ragazzi, vi faccio vedere l'autoload, vado un po' piano così gestisco tutto, e veramente è una figata e riempie il carro come si vuole. Guardate un po' qua, ragazzi, che figata, e gestisce automatico il tutto. Poi l'autoguida per i profani e opera i contoterzisti molto grandi che hanno un ricambio di operai molto frequente, metterli su una macchina del genere è più semplice grazie a questa tecnologia. Immagino che magari un trinciatore più esperto non faccia meno. Faccia meno, insomma. Comunque grazie John Deere per questa esperienza. Oltretutto qua ho la tromba, ma non voglio premere niente. Qua dietro c'è la tromba, che sono quelle lì, e non voglio premere niente perché magari poi c'è dei disastri. Però comunque adesso sta riempiendo il fondo del carro, figata. Non so che dire, Marco, le caratteristiche le abbiamo dette tutte, giusto? Devi inquadrare i consumi e la spingi al massimo. Ok, la leva proprio. che pazienza che hanno portato i carristi, caro Marco. Ok, cambio rimorchio, non faremo cambi eccezionali all'americana perché non siamo ancora abilitati. La patente per ora è livello 1, non è mica farmi in simulator, ragazzi. Intanto noi ci prepariamo. Comunque ci hanno appena comunicato come si sono le trombe.
E ci divertiamo un e ci sacco. divertiamo, però mi serve per sincronizzare le videocamere, ragazzi. Tanto che siamo qua tranquilli, qua appunto c'è Autoload, il Yetter, insomma tutte le informazioni. Dopo c'è anche l'Harvest Lab qua sopra, quindi analizza il 200 volte al secondo, mi ha detto, i dati riguardo al trinciato. Mi hanno appena comunicato che devo lavorare a mano adesso perché le figlie sono storte. Noi ragazzi dobbiamo fare il nostro meglio, mi ha detto anche di stare con la magari con la barra anche un po' fuori, insomma. Qua vediamo. Ok, proviamo ragazzi, con calma. E tu devi guardare davanti. Sì, io devo guardare più che altro la punta della barra qua, perché sono tutte storte. Qua ho meno male con l'assistente Marco che mi dice stai a sinistra, stai a destra, l'importante è non bucare le ruote dei carri, dei trattori più che altro. Abbiamo sotto trincia, Cassa nuovo. sì, sotto trincia dei 6250R, giusto? Giusto. Full option da quel che vedo, Ultimate Edition addirittura, certo. E comunque il sistema che comunicano trincia e trattore si chiama Machine Sensing, giusto? Sync. Veramente la tecnologia ha fatto passi al gigante, ragazzi. Scusate un po', magari il video poco informativo, ma vi lascio tutte le caratteristiche in descrizione, mi raccomando. Appunto mi scuso perché essendo molto concentrato, prima volta sulla trincia, Marco mi fa sì, neanche io l'ho mai usata e così via. Ok, comunque questa barra camper fa un lavoro esagerato. Prima ce n'era un po' di allettato, un po' pieno di erba, veramente esagerata. E diciamo, adesso magari non parliamo qua perché 1 e 2, 2 1, 2 1. Contrario. ok. Andiamo con calma. Comunque ragazzi, tramite l'avanzamento di questa, diciamo, joystick, così indietro, posizione centrale di folle e freno di parcheggio, e avanti appunto si regola la velocità. Molto sensibile, veramente comoda ragazzi. Non pensavo, ho detto oddio non ce la faccio a guidarla senza far danni. Forse li facciamo adesso. Mamma mia, ma ormai sono un trinciatore professionista. Ok, qua sinistra, 2, però devi andare un po' a mano, raddrizzati a mano, di là, vai di là, di là, di là. Ok, auto. Perfetto, proviamo a metterla sotto torque e vedere quanto va. Dai. Allora, 6 e li tiene 1770, 130 litri ora consuma la macchina, è poco Poco, spingi, andiamo a 7, andiamo. 6 e 3. Ancora. Guarda che il mais qua è bello, non voglio spegnergli la macchina, ma qua non c'è nessun problema. Più chiediamo potenza, più i consumi cala. Spinge ancora. 7.3 7.3, 1450 giri, 127 litri ora, 1390. Intanto c'è un vecchietto che mi guarda e sta dicendo mamma mia, ma quello lì non è proprio capace. Cari vecchietti, qua nelle campagne di... Dove sono queste campagne? Legnano. No, Colturano. Abbiamo i cartelli anche. Ok. Beh, tanto qua devo guidare a mano. Beh, mi sto divertendo. A me fa paura i pali col tubo. Ma guarda che mano che ho preso adesso. Mamma mia. È divertente però ragazzi. Spero ragazzi che questo contenuto vi possa piacere. Adesso diamo magari la palla al balzo a Marco, giusto? Che intanto qua lui fa storie che vedrete sul suo profilo. Sì, sto registrando e sto guidando una 9600i. Mamma mia. Qua gli diamo ancora gas. Guida manuale e 7 all'ora ragazzi, non è fantastico. Giuliano alla guida. Non so come hanno fatto a fidarsi. No, sto scherzando, sono una persona brava io. A me mi piace un sacco vedere qua l'autoload, è una cosa esagerata.
Intanto la mia povera GoPro sta riprendendo. Aveva tantissima paura il direttore marketing John Deere che la GoPro venisse risucchiata dal rotore. Ok ragazzi, adesso le chiusure ovviamente le faccio giù dalla macchina, lascio la palla al balzo a Marco, io continuo a registrare così il video glielo passerò a lui, giusto? Ok. E ringrazio ovviamente John Deere, ma dai ragazzi, ci salutiamo dopo. Vi lascio questa clip in silenzio di un inizio di traccia e dopo gliela lascio a Marco, ok? Inizio di traccia di passata. E ringrazio ovviamente anche Tecno Agricola Ciceri, giusto per la pazienza portata di questi due piloti inermi. Ovviamente i ragazzi sono fan dei cervisti pazzi. Ah, sono fan dei cervisti pazzi? Allora li salutiamo. Conosci i loro nomi? No, non li conosco. Qua. Ma è un po' inizialmente... È la quarta, devi contare, 1, 2, 3, 4. Beh, abbiamo un 8 file, grazie Marco per l'informazione. Niente, adesso sto in silenzio, facciamo questa passata e dopo ci salutiamo con i saluti finali. Un po' il tubo. Sto andando in manuale qua. E questa ragazzi è la qualità del trinciato 6 mm. C'è sopra il rompigranella, giusto? E appunto la granella è rotta. Che dire, io non sono un esperto di trinciati, questo trinciato destinazione biogas e quindi vogliono appunto un trinciato molto fine, da quel che ho capito. Invece uso zootecnico può essere anche meno fine, sui 20 mm fino a 20 mm. Direi che ci siamo divertiti abbastanza. Ringrazio John Deere e tutti i presenti per la pazienza, ringrazio Marco dei Cervisti Pazzi e vi lascio il suo link di Instagram in descrizione. Oltretutto penso abbia fatto un video anche lui riguardo la macchina e vi lascio sempre quello in descrizione. Appunto ve l'ho detto, siamo a Milano e abbiamo provato questa 9600i. Intanto passa un 6250 alle mie spalle. Questi modelli appunto vanno a completare la gamma della serie 9000 e bene o male l'intera gamma delle trince John Deere. Infatti si vanno a posizionare su un settore di potenza tra le 8000 e le 9000 più grandi, perché la serie 9000 arriva fino a 9009. Adesso ci sono questi nuovi segmenti di potenza che si adattano ad altre realtà agricole, tipo grandi aziende zootecniche o piccoli medi contoterzisti. Detto questo ringrazio ancora tutti, John Deere eccetera, vi lascio tutte le caratteristiche in descrizione, seguitemi su Instagram se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video.